Sono qui che penso che stamattina ho proprio voglia di parlare della spiritualità passiva, che è quella che sta andando per la maggiore da qualche millennio a questa parte, cambia la forma estetica ma la sostanza cambia poco, e del perché se continuiamo a rimanere lì non cambieremo proprio nulla di nulla. Il nulla. Come non sai cos'è la spiritualità passiva? Ah, ma allora devi rimanere qui. Dai che te lo dico. Intanto, sai che ho fatto un video sulla preghiera passiva? Pray for me. Che un pochettino assomiglia all'argomento di cui stiamo per parlare, però c'ha anche delle sue peculiarità. Guarda, te lo linko in descrizione e pure qui sopra. Facciamo un esempio sciocco. Se la tua casa stesse andando a fuoco, quale sarebbe la prima cosa che cerchi di fare? Se il fuoco è piccolo, probabilmente cercheresti di provare a spegnerlo con tutti i mezzi di cui sei capace. Se il fuoco è troppo grande, è molto probabile che chiamerai i vigili del fuoco affinché siano loro ad aiutarti a spegnerlo e a salvare così la tua casa, se non è troppo tardi, giusto? Una cosa che sono abbastanza sicura che tu non faresti è chiamare tutti i tuoi amici e le tue amiche e chiedere di mandare delle buone vibrazioni alla tua casa finché il fuoco cessi da solo, giusto? Aspetta che adesso ti spiego tutto. Allora, come mai per un problema così, se vogliamo, banale, che riguarda la nostra sfera personale, quale può essere appunto la casa che ci va a fuoco, ci muoveremo in questo modo, mentre, due punti, davanti a tutti i problemi dell'umanità, davanti a una nuova guerra, davanti a tutte le sfighe che ti possono venire in mente in questo pianeta, invece ci limitiamo, e sottolineo la parola limitiamo, a pregare, meditare, inviare amore, inviare energia, eccetera, eccetera, eccetera. Lo so che sono scomoda, però questo è un canale che esiste per chi non ha paura di provare a pensare fuori dagli schemi. Quindi se anche tu sei questa persona sufficientemente coraggiosa per continuare ad ascoltarmi, oltre ad invitarti ad arrivare alla fine del video perché poi vorrei sapere cosa ne pensi, ti invito anche a iscriverti al mio canale e attivare le notifiche così da sapere quando pubblico un nuovo video. Allora, dicevamo, perché questa cosa? Fermi. Dipende moltissimo dalla base su cui si è costruita l'attuale idea di spiritualità. Come? Attuale idea di spiritualità? Perché? Non è uguale dappertutto? No. Chi mi segue da un po' su questo canale ormai lo saprà, se invece sei qua passata o passato per caso, e sappi che c'è più di qualche video che spiega. Oggi ti dirò semplicemente che esistono più di 33.000 tradizioni spirituali o religioni, che dir si voglia, al mondo, e che non sono assolutamente tutte uguali. Io mi occupo di un approccio in particolare, che è la spiritualità radicata, che poi influenza anche la teosofia, che è la spiritualità che si ispira a un'immagine guida di una madre cosmica, e entrambe hanno un approccio radicalmente differente. Dicevamo, le nostre fondamenta su cui poggia la nostra idea di spiritualità si è costruita qui. Sicuramente ti sarà familiare, significa lo spirito, che non a caso ho scritto in alto, versus, ovvero contrapposto alla materia. Certo, a noi ci sembra universale perché la parola spiritualità si è formata su questa dicotomia, si chiama, su questo scontro tra opposti, e quindi per noi la spiritualità è sinonimo di quello che materia non è. Ecco perché la mia si chiama spiritualità radicata. Se vuoi ci sono un paio di video, te li linko sia qui sotto sia qui sopra, e ti spiega cos'è la spiritualità radicata. Ora, questa coppia di opposti si inserisce a sua volta su un sistema di logica di pensiero che io chiamo in vari modi dualismo oppositivo, pensiero dicotomico, cose del genere, su cui c'è un video importantissimo. Non lo dico così per farmi pubblicità, sul serio, perché spiego nei dettagli cos'è questa logica e come pensare in modo differente. Sì, perché possiamo pensare in un modo differente. Questo video qui, fondamentale, te lo linko in descrizione e te lo linko qui sopra. Ti suggerisco di mettere in pausa questo, andare a vedere quello e poi tornare, altrimenti va bene lo stesso. Spirito contro materia significa che quindi ciò che abbiamo definito sacro, divino, attiene a questa sfera qui che abbiamo fatto non a caso in blu, mentre tutto quello che è materia
è considerato l'opposto, quindi impura, profana. Questa netta scissione, perché è proprio diventata una scissione netta tra il cielo e la terra, tra l'alto e tra il basso, e ci portiamo dietro questa cosa da almeno i greci in poi, in realtà ha finito per influenzare il nostro sguardo, ma nel tempo ha preso piede fino ad arrivare alla famosa idea di spiritualità passiva, che è quello che intendo adesso. Passiva perché? È un po' come se noi considerassimo l'agire in questo nostro mondo, questo che mi circonda, questo qui, questo di tutti i giorni, come qualcosa che non deve inquinare lo spirito e viceversa lo spirito non deve inquinarsi con l'agire qui, no? Quindi tutto ciò che facciamo collegate a questa sfera dello spirito in qualche modo ci sembra, per l'attribuzione morale tipica di questo pensiero, l'hai guardato il video? L'hai guardato? No, perché se l'hai guardato capisci, se no non capisci. Lo consideriamo migliore. Mentre quello che facciamo in questa sfera la consideriamo peggiore, se non addirittura inutile, non è una roba che ha a che fare con lo spirito. Ecco allora che anche le attività che riguardano questa sfera sono considerate più nobili. Cosa ha portato nel tempo tutto questo? Un radicarsi di questa scissione, di questa separazione, fino ad aver anche sconnesso la nostra percezione di potere, di quello che si può fare, del come agire, perché ci basta concentrarci su quello che noi riteniamo nobile, no? E tagliare fuori tutto il resto. La spiritualità passiva non è una cosa New Age che comincia adesso, in realtà comincia già con i monoteismi. I monoteismi su che base si poggiano? Sulla stessa. Per cui la separazione, questo tipo di separazione qui, è quello anche che riesce ad aprire la strada, vedete, nel tempo, non nell'immediato, a una concezione di una divinità trascendente. Posso suggerirti un altro video? Mi picchi? Ho fatto un video sulla differenza tra immanenza, trascendenza e altre modalità di concepire il sacro, te lo linko in descrizione qui sopra, poi tu fa come vuoi. Però secondo me se scaviamo, se andiamo un po' nel profondo e non rimaniamo nella superficie di questi tempi, forse è la volta che un po' di salti di coscienza li facciamo veramente. Le parole fanno paura, non c'è niente di difficile, ti assicuro che lo spiego a prova di bambino. O almeno credo, se no dimmelo. Quindi, nel momento in cui la divinità viene collocata lassù, la trascendenza vuol dire questo, trascende il creato, ok? Sta lì da qualche parte. Infatti noi alziamo gli occhi al cielo, preghiamo così, guardiamo solo verso su e quello che sta verso giù, oh mio Dio, le morte dell'inferno! Ecco, semplicemente è la conseguenza di questo tipo di idea. Di nuovo, no, non è universale. Allora qui ci abbiamo collocato il nostro bellissimo Dio trascendente, perché nella trascendenza c'è solo Dio, non ci sono altre manifestazioni della divinità, che è poi diventato il papà, diciamo che ci abbiamo proiettato i ruoli genitoriali per come erano concepiti storicamente, perché anche questi non sono universali, no. E quindi un pochino questo padre presunto sempre incazzato, e se non facciamo le cose come dobbiamo fare, eccola le punizioni, e viceversa, se siamo invece bravi, facciamo le preghierine tutte le sere, eccetera, eccetera, magari qualche bel miracolino ci casca, magari se preghiamo forte, è un pochettino come mia figlia che l'altro giorno ha fatto cadere un bicchiere di vetro, poi è stata lì a guardare i vetri, è arrivata la mamma e li ha puliti tutti, cioè rimedia lui. E no, questa cosa non funziona. Allora, ragazze e ragazzi, sarà 2000 anni, forse di più, che aspettiamo che qualcuno ci sistemi i nostri casini. O no? In tutti questi anni cos'è cambiato? No, sul serio, sono qua e che ascolto. Cos'è cambiato? Parolacce non si dicono. Ecco appunto. Allora, noi che veniamo tutti da questo tipo di educazione del sacro abbiamo finito per fare nostro questo modus operandi, sicché anche chi ha mollato, diciamo, il cattolicesimo, nel nostro caso, se mi stai guardando dall'Italia, la religione tra virgolette ufficiale, si è buttato su religioni alternative che non hanno cambiato però l'impianto di massima. Quindi il pregare
perché il papà intervenisse, si è tramutato il fare la meditazione tutti quanti insieme per far cambiare le cose. Fermi là! Sto allora dicendo che non serve a niente perché l'unico modo di agire qui non è nemmeno questo, ma manca del tutto l'integrazione, cioè capiamo che siamo lontani anni luce da fare entrambe le cose? Lo capiamo? No, non lo capiamo. Perché? E qua è la parte un po' più scomoda del video. Certamente l'idea di mettermi a fare un qualche tipo di preghiera, spedire energia, eccetera, mi fa sentire che io un po' qualcosa ho fatto. Questo è uno dei guai più grossi, perché in realtà fare solo quello non serve quasi a nulla. Questo perché? Perché noi non siamo esseri trascendenti che svolazzano nelle altezze dell'iperuranio delle idee. Noi siamo esseri umani che abbiamo delle mani fisiche. Se ci prende fuoco casa non ci mettiamo a pregare, andiamo assolutamente a prendere il secchio per spegnere con l'acqua. La stessa cosa vale per tutto il resto. E qua il discorso si fa difficile, dovrò fare un video prima o poi sul potere personale, perché ovvio passiamo dal crederci una sorta di dio o dei o dee che se si concentrano tanto cambiano le cose, modificano le vibrazioni fino a far avvenire un salto quantico senza però lavorare per modificare il tipo di coscienza che abbiamo, la nostra struttura psichica da cui dipende anche tutto il modo in cui manifestiamo il mondo, al nulla. Cioè passiamo da questo estremo qui al nulla. Il nulla. Cioè mancano tutte le vie di mezzo. Ora, le preghiere vanno benissimo, il mandare amore va benissimo, perché non è soltanto un mandare verso gli altri, è anche un trasformare noi stessi mentre lo facciamo, ma assolutamente è questa scissione che è tossica. Noi dobbiamo integrare e mi viene da dire, siccome siamo talmente digiuni del potere di agire, del capire come farci forza sui confini, io non posso andare adesso a fermare una guerra pigliando la bomba e scagliandola lontana come fossi Supergirl. E lei passato non ha. Però ci sono altre cose che posso fare, se non comincio a farlo sicuramente non cambierà mai niente. Noi dobbiamo sperimentare quindi i confini di questo nostro potere e cominciare ad agire anche in questo mondo, che per la spiritualità radicata e per la teosofia è altrettanto sacro. Non è mai avvenuta questa scissione nella spiritualità radicata e nella spiritualità tra virgolette della dea, per cui non ha senso scindere l'una o l'altra cosa. Attenzione, qua non è soltanto applicarci la metà che manca, qui cambia radicalmente tutto. Se questa scissione viene meno, se potessimo cancellare questo vs e cancellare la linea intermedia, questa diventa una sinergia dove una nutre l'altra cosa, e questa interazione è quello che poi modifica e ci fa captare le cose che adesso non riusciamo a captare. Mi spiego. Ecco che ci va un bel po' di lavoro, però allo stesso modo, che senso ha fare meditazioni per la guerra quando fino all'altro ieri tu avresti ucciso la persona che non la pensava come te in materia di politiche sanitarie? E sto nel vago apposta, perché che sia l'un tipo di pensiero o il suo opposto, in questo caso non ce ne frega proprio. Significa comunque che quell'odio continui a radicarlo dentro. Perché? Perché lo vivi su questa dimensione e invece pensi di dover agire su quest'altra dimensione. Non funziona così. Non funziona pregare o meditare per cercare di limitare la siccità nel momento in cui però il tuo stile di vita non mette assolutamente in discussione come le tue abitudini favoriscono uno stile produttivo che spreca quantità di acqua impressionante, oppure l'opposto. Mi spiego. Star Oak, una delle mie più importanti maestre, diceva che l'attivismo è una preghiera in azione. Ora non sto dicendo che tu devi diventare un attivista, però ha ragione, nel senso che l'agire è un altro tipo di forma di preghiera, se vogliamo, in una spiritualità che non è più passiva. Passiva vuol dire che tu stai là ad attendere l'evento o il personaggio salvifico. Non è più il tempo, siamo 8 miliardi di persone con un impatto enorme sul pianeta, il nostro agire muove veramente un sacco di cose.
Non è più il tempo di stare ad aspettare interventi dall'alto. Dobbiamo sporcarci le mani anche in questo settore. Quanti portali, anche solo negli ultimi 10 anni, dovevano già essersi aperti? Quanti salti imminenti ho visto annunciare sui social? Registro questo video non troppo dopo il famoso 22 febbraio 2022 che doveva essere l'ennesimo portale. Qualche giorno dopo, qualche ora dopo, è scoppiata una guerra. Allora, non possiamo più ragionare in quel modo. Vuoi credere al portale? Benissimo, credici, probabilmente non è universale, se è numerico e vale solo per chi utilizza il tuo calendario, ma allora quello che sia una scusa, una spinta per farti agire anche nella materia. Non un incrocio le braccia, prego, medito e aspetto che la cosa accada. Perché dimmelo quante volte è accaduto che cosa in tutti questi anni. Continueremo per altri 20, 30, 40 o fino alla nostra estinzione a stare lì, ad aspettare che qualcuno dall'alto agisca, che qualcuno ci faccia fare il salto. Non accadrà. La rivoluzione radicata oggi è che quel salto dobbiamo decidere attivamente di farlo. Mi chiamo Laura Ghianda e spero di vederti tra le iscritte e gli iscritti del mio canale. Ciao!